No, ha Mm, iniziato, eccoci, no, no, ha iniziato. Non so perché fa questa cosa, abbiamo iniziato con per Eva. Ciao Monica. ciao. Abbiamo sentito i suoi punti. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Allora, mi si mostra alla guida di un'auto, adesso è ferma a una pompa di benzina per fare rifornimento e arriva un uomo di bell'aspetto a farle rifornimento. Mhm. Che succede poi? Ehm, è come se lei si facesse una specie di film, di un'eventuale possibile conoscenza e relazione. È un film in questo momento? Sì. Ti dà l'autorizzazione? Sì, ha voglia di nuovo girare la chiave nel quadrante e di ripartire per questo viaggio. Vibrazione di Eva. 3 miliardi e mezzo. Consapevolezza. Circa 125, sì. PS. 40. Vite. 2303. Cervello. 7,4. Nome del progetto di Eva. Mm, boh, non lo so, mi viene una soap, non so perché, questa telenovela che si chiama Falcon Crest. Mm, però è strana perché in Falcon Crest c'era una specie di contesa familiare, no? Mhm. Per arrivare a mettere le mani su una proprietà, ok? Però lei non ci ha raccontato nulla di simile, assolutamente. Però è proprio come un serial TV in cui ci sono tanti personaggi che si propongono in una maniera, come in tutte queste serie televisive, penso anni 80-90, e poi invece andando a scavare sono in un'altra maniera, no? E quindi c'è sempre un po' la sorpresa. Nome della PS. Federica. Nome della PE. Coriandolo. Coriandolo. Coriandolo di carnevale o la spezia? Mm, direi La Spezia. Vita, se c'è, in cui Eva ha vissuto con l'amica. Allora, qua mi fa vedere fratelli gemelli omozigoti. Maschi? Cioè, scusami, no, volevo dirti, sì, fratelli gemelli omozigoti, però siamesi, ecco, Da mesi. ecco Ah, questo. appiccicati quindi. Sì, sì, sì. A cosa? Quale parte del corpo? E allora mi fa vedere il fianco perché è braccio e poi diventa fianco e quindi questi organi anche in comune. Poi? Solo questa? No, 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 questa qui è tipo in Oriente, tipo può essere l'India, cose del genere, quasi un po' venerate. Ecco, quando sono due massi, scusa, venerati, quando sono nati, un po' così. Poi mi fa vedere colleghe di lavoro un po' sfruttate.
tipo che costruiscono un sindacato, beh, per dirla così ai giorni nostri. Poi mi fa vedere mm, allora andiamo verso l'Inghilterra, un gruppo sportivo, nuotatrici, Mhm. marito e moglie. Chi era il marito? Il marito Eva. Eva. E poi mi fa vedere vendemmiatrici. Un sacco. Argentina, sì. Come si potrebbero definire due anime così? Anime amiche? Sì, inseparabili, anime inseparabili viene. Va bene. C'è l'amica nel cinema, cioè presente. Chiaramente sì. La mettiamo a gestirlo il cinema. Mm. Ale, si mette a cuocere i popcorn, prepara le bibite, stampa i biglietti. Arriva anche, invitiamo anche l'ex di Eva Sì, e i figli, due, i due no? figli, sì. Anche la madre, il padre. Che è la madre e il padre. E poi eh, anche l'ex che ha citato Mhm. di quando era ragazza è venuto. Ah. Ehm, L'ex ehm, manesco, diciamo. sì, ecco. E poi anche tipo delle amiche che però sono più di una fase passata, però sono venute lo stesso. Ecco. Poi c'è anche qualche persona che lavora nel suo luogo di lavoro. E poi ehm, cioè, probabilmente lei frequenta tipo dei gruppi per degli interessi che ha. Magari non sono necessariamente gruppi in persona, anche se secondo me ci sono anche delle cose di persona. E quindi ci sono alcuni di queste persone che frequentano questi gruppi che sono venute. Ok. Ehm, C'è il creatore del Terracielo, mhm. le persone che hanno aiutato la realizzazione del Terracielo. L'umone grosso. Sì, sì, certo, non solo lui, anche altre forze Brute. che hanno contribuito proprio fisicamente. Anche i figli di Federica. Sì, sì, sì. Oddio, no, non devo dire. No, va bene, no? Possiamo dirlo. Insomma. Sì, sì, sì. Va bene. Entità eteriche, vediamole. Del progetto Falcon Crest. Io non so niente di questo telefilm. Cioè, ricordo il nome, ma è una cosa vecchia, vecchia, vecchia. Anni 80. Anni 80. Sì. Allora, mi fa vedere un rospo e c'è un uomo del tempo, un falconiforme. Rospo secondo, universo? Sì. Allora, praticamente c'è un anfibio del primo universo, un po' più rana, c'è il rospo del secondo universo e l'uomo del tempo è un falconiforme. E mentali. Allora, mi fa vedere due. Una ha voglia di volare e l'altra camaleonte. Che livelli? Um, Non sono allora, tre. ehm, Collettiva?
che è secondo me molto legata a questa voglia di volare, perché vedo una specie di palloncino, chiamiamolo così, che si attacca a voglia di volare e c'è un filo lungo Mhm. e il palloncino sì è l'entità collettiva, però come se la collettiva si agganciasse alla sua individuale. Come si chiama la collettiva? È molto legata a voglia di volare. Allora, qua mi viene qualcosa tipo va tutto bene. Dove va tutto bene si declina in vari modi. Ed è, non so come dirti, ehm, vari tipi di idealizzazioni. Ecco, nel suo caso è il va tutto bene idealizzazione legata al mondo energetico, esoterico New Age, cioè di un certo filone. Va Mm, tutto bene. sì, va tutto bene. Mhm. Mm. Che livello questa collettiva? Per capire quanto imprime sulla situazione. E sei. Mm. Voglia di volare, che livello? È così, cioè la sintonia è molto forte, quindi potrebbe essere 5, 6 quella collettiva che comunque è più potente, essendo più nutrita, diciamo, no? Ehm, e dove lei questa tendenza anche un po', diciamo così, a fantasticare, a scollarsi in un certo senso dalla realtà e a vivere su un piano un po' di fantasia e di idealizzazione di alcune tematiche. Eh, Camaleonte. E proprio questo suo aver scelto di presentare un certo aspetto, però quindi anche un aspetto un po' più spirituale, ok? Mhm. E tra virgolette, non so come dirti, pulito, candido, eh, evolutivo, volto al desiderio evolutivo, eccetera, però è come se ci fosse invece un altro aspetto di lei che invece è al contrario molto molto terreno, molto carnale, per certi aspetti anche quasi crudo. Che livello, camaleonte? Direi intorno al 4, 3 o 4. Impianti. Allora, uno mentale, così proprio sopra le sopracciglia, le fa tutto il giro della testa. Poi ho visto tipo zona ovaie intestino, Mhm. orecchio destro, orecchio, spalla, caviglia destra. Basta. Sì, intestino ovaie, l'ho detto, sì. Abduction, se ci sono. Allora, ce ne sono state specie durante il suo matrimonio. Perché lì ha raggiunto dei momenti in cui le frequenze erano veramente molto basse e lì erano abbastanza frequenti. Poi queste abduction sono diciamo diminuite ed è come se fosse invece rimasta, non so spiegarti, una sorta di fascinazione che però non si traduce in abduction, con delle figure che non appartengono a questa terra e che non è che riescono proprio ad interferirla o a farle un abduction, ma riescono a crearle delle esche. Mhm. Mm. Sai che non ho capito.
come se volessero gettarle l'amo e vedere se lei abbocca. Vedo per esempio che ci sono tipo, ci provano, perciò che non le vedo nelle interferenze perché non ci riescono, però è come se ci provassero sia dei pleiadiani che degli andromediani a gettare un'esca e a provare a vedere se lei abbocca. Ok, parliamo del mala che lei ha al collo, trasformato da lei, cambiando i disegni con delle sfere di pietra. Allora, lei è uscita da un certo circuito che è molto manipolatorio Mhm. e ha quindi ridotto questa carica manipolatrice, però è come se non fosse uscita del tutto dal circuito, che è una sorta di recinto, una specie di limite, per cui di fatto ancora si deve aggrappare a questo oggetto, ok, che tocca e ha questo mantra, questa formula ossessiva che lei ripete, che poi magari sì, poi la cambia nel corso del tempo. O è sua, per esempio, voglio cambiare lavoro, lo dice Sì, 108 volte, quanti sono i grani della mala, ma non funziona. e solo in quel modo lei pensa che funzioni, poi non funziona, allora ci saranno No, varie motivazioni, oppure funziona, beh, è no, indifferente, che funzioni o non funzioni è indifferente, è che questa è la piuma di Dumbo. sì. Quindi se il mala è una collana è tanto bella, eccetera, bene. Se il mala è quella cosa che determina il successo, il darsi un tono, che chi c'è dietro? E questa esca è una di queste esche che vengono lanciate, che è come se vedo diverse esche. Da un lato c'è il rospo del secondo universo che gliela lancia, dall'altro ci sono queste creature che, nello specifico, per esempio, ci sono anche i Pleiadiani, no? Che lanciano quest'esca, dove le danno la sensazione di autonomia, indipendenza, che è lei padrona del suo piano di vita. Ma di fatto non è così, perché le fanno utilizzare una formulazione, una formula che rimane nell'ambito della mente. Non scende più in profondità, ed è solo scendendo più in profondità che riesci a cambiare davvero le cose. Riesci a sintonizzare la tua personale energia sull'energia dell'evento, quindi in questo caso sarebbe un certo tipo di lavoro. Se vuoi, ti devi sintonizzare con l'energia di quel tipo di lavoro, di quel tipo di evento. Ma questa formulazione così un po' sterile, come cantilena, non dà quel risultato, dà l'illusione che tu stai facendo per raggiungere quel risultato. Andiamo a un caso di questi 108 mantra personalizzati, uno dei più esemplificativi, uno dei più interessanti. Ma alcuni ho visto come se fosse una sorta di tiramisù, chiamiamolo così, no? Quindi nei momenti di sfiducia può essere io sono forte, io sono capace, io raggiungo i miei obiettivi, sai così, una Mhm. cosa così. Mm. E quindi mi fa vedere come una sorta di appagamento, come quasi mangiare una tavoletta di cioccolata, no? Quindi che ti dà quell'illusorio appagamento. Mhm. Però è un qualcosa che non entra nel DNA, rimane molto aleatorio, illusorio, e molto voglia di volare, così, questa inconsistenza. I pleiadiani non ci sono però, non interferiscono con lei, vorrebbero. Sì, lanciano, tentano. C'è terreno fertile, Eh, sì? eh, cioè,
lei ha una buona predisposizione ad aprirsi all'esoterismo in generale. Questa viene colta da alcune entità, da alcune creature, anche proprio come un via libera, un pass d'accesso. Perché lei non ha ancora bene le idee chiare. C'è ancora un po' di ordine da fare, ecco. Un po' più di consapevolezza da costruire. Capacità medianiche. Allora, al momento, più che capacità medianiche, io le vedo la possibilità di essere una mental coach, però più nell'ambito di psicologia. Quindi rimanere comunque come una buona motivatrice, con anche una buona analisi di quelle che sono, che ne so, alcune vicende, alcune particolari tematiche, magari della donna, però a quel livello lì, psicologico. Al momento questa, ma sarebbe molto portata. Perché ad un certo livello lei ha una buona empatia, ha accumulato un certo tipo di esperienza. Altre? Dunque, è come se quello fosse il gradino iniziale, quindi una certa empatia psicologica, affinità di esperienze, per poi trasformarlo, quindi raffinarlo, e diventa un livello più energetico, una sorta di terapia più energetica. Quindi anche l'utilizzo per esempio dei cristalli, me lo vedo buono in lei, però per utilizzarli in maniera più efficace dovrebbe incrementare la consapevolezza. Perché altrimenti rimane un po' troppo a livello, non so come dirti, superficiale, il cristallo per ognuno, per ogni anima, non so. Ah, vai a vedere il tuo. E io non ho grande conoscenza dei cristalli, è tutto costituito da una serie di gemme, cioè non è uniforme. Mhm. Mm. Vai a vedere il mio. Eh, è più a forma, non so come dirti, di diamante il tuo. Vai a vedere quello di Federica. È una pietra singola così, è tipo uno smeraldino, ecco. Mm. E quello di Eva. Quello di Eva sembra tipo una rosa del deserto, che però è una pietra. Mm. Qui c'è consapevolezza da acquisire in termini di cristalli, l'argomento cristalli. E qui, aspetta, non ho capito. Cioè, qui si acquisisce solo stando in questo posto consapevolezza dei cristalli, o serve Ecco, proprio, nel caso di Eva, consapevolezza in generale? ma mi dà come se la nostra anima fosse un cristallo. Eh, eh, allora, è come se noi fossimo, tanti di noi, no? Sono attratti dai cristalli, c'è poi chi approfondisce, c'è chi se li mette all'orecchino, c'è chi se lo mette al dito e quindi uno pensa che sia magari un simbolo di prestigio, no? C'è chi invece li studia, li vuole avere, c'è chi ci fa i crystal buster, eccetera, no? Comunque a vari livelli siamo un po' tutti attratti dai cristalli, Mhm. perché in realtà è come se fosse la nostra anima fuori, non so. Mm, come, non so, un po' l'anima che si vuol far vedere. È difficilissimo da dire. Mm. Un modo per concretizzare nella materia la bellezza dell'anima,
l'assolutezza dell'anima. Sì. Mm. Ok, e cosa dice il Crystal Buster non lontano da Eva adesso? Con il vento un pochettino oscilla come a fare sì, come se fosse una testa, fai conto, no? Mhm. Sì, perché? Sì, è così, cioè come se si sentisse che è un condensato di anime, come se la sua forza fosse collegata a questo, che è riuscita a fare, il Crystal riesce a fare come una sorta di piccola sorgente in cui si incontrano le anime, no? Dentro questa canna di bambù si incontrano dei cristalli, quindi un incontro di un certo numero di anime e di aspetti delle anime per andare verso una completezza, verso un intero. Lavora? Sta lavorando? Si sta lavorando molto anche perché, essendo proprio vivo, percepisce la fiducia che Eva e la sua amica esterna e una parte che invece è profondo contatto con la terra e infatti lui si chiama Terra-Cielo, come a dirgli quanto sono importanti entrambe le dimensioni. Quindi quella più, tra virgolette, spirituale e quella invece proprio più terrena, più materiale. Ed è importante considerarle e valorizzarle entrambe. Va bene, i punti praticamente non ci sono. A che punto è l'evoluzione di Eva? A che punto è l'evoluzione di Eva? Ha una vibrazione di 3,5. Se il percorso dell'evoluzione di Eva fosse un percorso scolastico, lei dove sarebbe? Asilo, elementari, medie, liceo, università, master. Quinta elementare. Siamo all'inizio. Scopo della vita. Esiste uno scopo della vita di qualcuno? Di chiunque? Cioè, nei termini in cui lo pone lei, io in parte ho capito, no? Perché lei parla scopo della vita, missione della vita, eccetera. Anche questo è un linguaggio molto new age. Lei deve stare anche attenta. Vedi, questa sessione è molto importante perché io penso che possa essere un messaggio per tutti. Poiché energeticamente adesso siamo in una fase di passaggio, per cui diciamo che nella nostra matrix esiste a tutti i livelli la dualità. Ad un livello più elevato ci sono proprio come due fazioni che possono essere di tipo energetico, di tipo anche alieno da un certo punto di vista e di entità, ok? Mhm. C'è questo passaggio di testimone in atto. Questo passaggio di testimone farà proprio sì che tutta questa New Age fiorirà moltissimo. E pertanto chi davvero vuole fare un percorso di consapevolezza deve riconoscere quelli che sono i manipolatori. Se quelli là erano gli oppressori, questi però sono manipolatori, quindi è ancora più subdolo. Pertanto noi siamo chiamati a liberarci anche dei manipolatori, che sono anche per esempio tutti questi strumenti che utilizziamo, che, che può essere il mala, che può essere, cos'è che diceva, gli oracoli, Mhm. le carte di oracoli, eccetera. Cioè, di per sé nulla di male nel mala, perché è comunque bellissimo, costituito da delle bellissime pietre, eccetera, no? Il problema è quando sono uno strumento di controllo, di manipolazione. Mhm. Mm. E quindi il lavoro che può fare Eva è proprio questo,
di affermare se stessa al di là di quelle che possono essere lo specchietto per l'allodole, l'illusione, l'inganno, la manipolazione. Registri acasici, gli oracoli degli registri acasici Ecco, sono appunto. fonte di Allora, niente, interferenza o responsi? Perché abbiamo bisogno di responsi? perché lei porta fuori le cose, capisci? Come se ci fosse un registro akashico da andare a consultare fuori, no, quella roba lì molto spesso è legata alle interferenze, no? Mhm. Cioè, di fatto è lei stessa che può connettere la sua anima con tutto ciò che le occorre. Le occorre connettersi a una vita passata, le occorre connettersi a una determinata informazione, ma non è il registro akashico offerto da qualcuno e detenuto poi spesso nelle mani di qualche angelo, entità. eh, Gli oracoli delle leggi universali. sì. Cosa sono le leggi universali? Le leggi universali sono le leggi naturali e sono poi le leggi che sono, allora, ci sono delle leggi emanate dalla sorgente e successivamente filtrate all'interno della matrix. Mhm. E quando tu riesci a comprendere davvero come funzionano queste leggi, puoi riconnetterti alla matrix, cioè scusami, alla sorgente. Però devi capire come queste leggi che provengono dalla sorgente funzionano qui nella matrix. Mhm. Servono delle Perché carte, quindi. direi proprio di no, appunto. Tutte queste carte ce lo manca, ma si può solo fare ce lo manca. Si possono fare delle gare di chi arriva più lontano a tirarla, tipo frisbee. A che servono le... A che serve sapere che si ha una missione? Te la diciamo, tu la segui, obbedisci. Prendo un cane, tiro il bastone e me lo riporta. Cioè, stessa cosa. Mm. Perché? Perché te lo devo dire io? Perché deve esistere una missione. Nel breve periodo decidi che puoi non averla, poi la cambi, poi la ricambi, poi vai a farti un giro, poi ascolti una canzone, poi ascolti che, in te stesso che non c'è una missione. Magari c'è un orientamento, la ricerca della verità, che comporta un ascoltare se stessi. Mm. C'è sicuramente una propensione, una inclinazione nella propria indole, no? Verso una strada piuttosto che un'altra, quello sì. Io ti suggerirei, Eva, non di buttare i tuoi oracoli acasici e delle leggi universali, ma di riprenderli in mano in determinate occasioni e di ascoltarti. Mm. Mi servono davvero. Voglio cambiare lavoro, faccio il mantra, voglio cambiare lavoro 108 volte con il mio male in mano, che però è mio, me lo sono cambiato, ho fatto quello che volevo, quindi ho stabilito le mie leggi nel mio ambiente. Mi serve davvero. Se istintivamente senti che ti serve, continua a usarlo, ma se non te ne frega un cavolo, è una collana. Un esercizio che lei può fare è quello del digiuno, che è digiuno sia alimentare, ma digiuno anche di queste cose. Mm. Ed è esattamente come il digiuno a un certo punto ha una fine, cioè non è che digiuni tutta la vita. Mm? Mhm. Decidi 5 giorni, una settimana, e digiuno di tutto. Dopo che il suo corpo si è purificato, dopo che in quei 5 giorni, 7 giorni, ovviamente un digiuno pensato bene, non così a casaccio, ehm, lei anche non ha utilizzato né mala né carte varie, eccetera, eccetera, rifare un incontro con se stessa, vedere cosa è cambiato. Fiamma esiste?
me ne dà diverse grezze. Però come se di qui a poco potessero cambiare molte cose, perché credo che lei, anche se non del tutto consapevolmente, ha spalancato la porta all'espansione della sua consapevolezza. E proprio per questo lo scenario fiamme può cambiare molto rapidamente. Ce ne sono grezze, quindi. Sì. Chiamiamole. Viene qualcuno dalla Toscana, qualcosa dal nord Italia, anche il nord Europa, quindi sparse proprio. Quante sono in totale? Ma grezze, sai, quasi una ventina. 20? Sì, proprio perché alcune sono proprio molto molto approssimative e abbozzate. Va bene. Causa esoterica della visione ricorrente quando lei vuole stare bene di una situazione in cui c'è l'amica con tutta la sua famiglia in un contorno di gioia e serenità. E lei è sdraiata su un lettino e un uomo la accarezza e le accarezza i piedi. Lei vorrebbe proprio creare questa unione delle due coppie, cioè portare avanti la propria felicità di coppia unitamente alla realizzazione di coppia dell'amica. Perché è come se questo sentimento di prima erano fratelli siamesi, cioè ci Mhm. sia ancora e quindi questa voglia di proseguire questa vicinanza, questo contatto proprio. E quindi giustamente lei vorrebbe poter combinare tutto quanto. E vedi in un unico quadro, come dipinto, un'unica foto, tutti i personaggi, quindi lei, la sua fiamma, la sua amica e la famiglia della sua amica. È un po' quel futuro che da gemelli siamesi non hanno potuto avere perché muoiono abbastanza presto, no? Ah, E che adesso invece possono avere. perché è ricorrente? È proprio come se fosse una spinta, anche che viene molto da quella vita lì. Come loro non hanno potuto avere quel futuro, qua adesso è possibile, no? E allora facciamolo, allora realizziamolo. Era molto forte l'impulso in quella vita di poter vivere concretamente, invece poi sono vite che si sono spente molto presto. Adesso che lo possono fare, tanto più che loro si sono, io non credo che loro siano amiche da tantissimo, cioè non so, Da, non mi da sembrano tanto? amiche. Sì, da tanto sì. Da tanti anni? Sì, quanti più o meno? 30 anni. Però allora aspetta, perché mi dà come una crescita, cioè come se si fosse sempre di più intensificata. Mhm. Cioè la vera intesa è tipo negli ultimi mm, Anni, 3-4 anni, un po' di più, però negli qualcuno in ultimi più. anni. La Sì, consapevolezza, diciamo, sì, l'argomento consapevolezza le ha esatto, unite molto. Ok. sì, È arrivata prima l'amica, poi è arrivata Eva. esatto. Ok. Anime inseparabili. Che differenza c'è tra le fiamme e le anime inseparabili? Mm, mm.
per assurdo le fiamme possono separarsi. Cioè vedo che le fiamme si possono voltare le spalle l'una all'altra, le anime inseparabili no. Infatti vedo come se tra loro due ci siano stati anche dei momenti magari di allentamento nel rapporto, no? Mhm. Però non si possono separare. Mentre le fiamme, cioè lo so che può sembrare paradossale, ma si può decidere di dire di no ad una fiamma. Mhm. Sì, sì, E tanti succede. l'hanno fatto. Mhm. Come si può definire il dire di no a una fiamma? Peccato mortale? Il Grande opportunità? tradimento di se stessi. Tradimento del sé? Sì, di se stessi, sì, sì, sì. Foresta, druidi. Altre sensazioni, immagini, sogno. E quella cosa lì la vedo un po' come l'esca di cui parlavo. Non so come dirti, cioè, allora dunque, se devo andare a vedere nelle sue vite precedenti, eh, mh, mh, c'è qualcosa appunto però lo vedo in Sud America, mh? Però appunto questa idea così della tanta vegetazione la vedo, ok? Quindi niente del genere. Quindi scusa, mi E, ripeti? Scusa, è andato via. Quindi hai mh, detto niente del genere solo? no, vedo una cosa del genere tipo in Sud Così. America come vita precedente, Mm? quindi all'interno di foreste con un certo tipo di pratiche, sciamaniche sì, ok, però è come se adesso in questa sensazione che lei ha, sì, c'è una parte di riconnessione a quella vita, però c'è anche una parte di esca di cui abbiamo parlato prima. Mm. Mm. E quindi è lei che deve un attimino creare il giusto distinguo. Ok, inizialmente come primo lavoro direi che va bene così, l'analisi c'è. Cosa vuole fare Eva? Sì, si può andare al cluster, certo, sì, sì. È come se fosse, non so, me la dava ferma che guardava tutto l'andamento della vita, della sua vita. Mm. Mm. Cosa c'è al cluster? E vedo delle zollette di zucchero, dei caffè, tazzine di caffè amaro, questa contrapposizione qua, caffè amaro e a parte la zolletta di zucchero. Lo tiene? No, no, perché è davvero intenzionata a svoltare. Quindi vedo che fa tutto un fagotto come se fosse una tovaglia e butta tutto nel portale definitivo. Ma è sicura? E, è sicura di volerlo fare, sa che c'è ancora da fare, ma lei questo assolutamente sì, lo vuole fare. Vuole creare una sua cosa qui? È come se si fosse ehm, così portata davanti al terracielo, al crystal, Mhm. facendosi in qualche modo ispirare, dare maggiore forza e energia per creare l'ad eternum, perché è come se il crystal fosse anche un generatore di ad eternum. E
quindi si fa un po' guidare, ecco, dal cristallo. Ok. Di che colore è? Azzurro e bianco, come se fosse proprio il cielo. Avatar. È come se fossero tanti piccoli avatar, non so, ci sono dei piccoli ologrammi, le proiezioni del grande avatar. Però lei reclama la sua libertà e pertanto butta via tutto, grande e piccoli avatar, dentro il portale definitivo. Come lo fa? Vedo che spinge via tutto, proprio con le mani. E poi anche qui crea l'ad eternum con le dita, fa un po' muovere le dita. È più bello o più brutto di quello di prima? È più personale anche, è bello. Mhm. È bello, è anche un po' glitterato. Ok. In questo modo che è successo a livello di interferenze? Adesso lei si è ripulita dalle precedenti interferenze. C'è ancora qualcosa? No, ora no. L'uomo del tempo, il rospo del secondo universo, la rana del primo, il falco, eventuali EDL, voglia di volare, camaleonte e l'entità mentale collettiva, va tutto bene? Ci sono ancora? No, non più. No, no, no. Gli impianti? No, ho fatto piazza pulita. Prima il mala potevamo considerare una sorta di impianto, Tra virgolette. e adesso? No, 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 ora no. Cos'è, una collana? Sì, è una collana e un oggetto per lei piacevole e amato con cui ha un buon rapporto. Lei però potrebbe trasformare un qualunque altro oggetto, una penna, nel suo Sì, nuovo impianto. Chiede alla penna di farle scrivere la sua nuova vita, per esempio. Quindi con questo voglio far capire che non c'è, il focus non è su quell'oggetto, è sulla piuma di Dumbo. Dumbo, tu puoi volare. È molto interessante quella favola, eh? mm, Tu puoi volare e Dumbo vola, grazie alla piuma. Poi mentre sta volando gli dicono guarda che la piuma è una piuma, non ha niente di magico, e lui cade. certo. Come sempre dipende tutto da noi, dal nostro intento più profondo, non solo quello della mente, bisogna andare più in profondità. Eva adesso vola o cade? Svolazza. Mhm. A quanto vibra? E 105 miliardi adesso. 105. A quanto sta l'amica? Rivalità. Un po' di più. Eh, mm, 170, 180. A quanto starebbe l'amica se non avesse quella cosa in giardino? Adesso che è un momento intenso, intorno ai 50. No, in che senso? Starebbe a 50? Cioè, adesso, comunque dentro la sessione io ho guardato. Ok. Cioè, Dentro la quanto sessione, gli in dà questo momento della sessione sarebbe a 50, anziché a 180. senza quella cosa che è in giardino? Questo intendi? Sì, No.
Sì, Così poco? Vabbè, tre no, in volte realtà va. non è poco, 50 non è poco. E se non fosse nella sessione, adesso, ma con il terracielo? Allora, con il terracielo, ma non nella sessione, in una giornata normale. Quello è variabile però, perché non tutte le giornate per lei sono uguali. Diciamo mediamente 25, 30. Mhm. Consapevolezza di Eva. 160. PS. 48. Vite. 1854. Cervello. 8.2. Va bene, un buon miglioramento, ottimo. Chiediamo a Eva di lasciarsi un messaggio relativamente alla sua evoluzione e al suo scopo di vita. Wow, ho voglia di scombinare questo gioco. E mi fa vedere proprio come se mescolasse i vari mazzi di carte che ha, credo che ne abbia più di uno, e li mescola fra di loro, come simbolicamente a voler fare un suo gioco, ehm, rendendosi conto che il gioco è proprio suo, è personale e lo crea lei. Mhm. E questa evoluzione? È la vita. E questo scopo? È la vita. Vivendo, evolvo e compio il mio scopo. E le 20 fiamme? No, si sono ridotte. A quante? Adesso sono 8. Bene, ne resterà una sola? Tra un po'. È vero o è falso che è scritto nelle stelle che uno debba incontrare o non la sua fiamma? È scritto nelle stelle? Mm. Cioè, ti C'è un sei destino dato questo. predestinato? Questa è la domanda? No, la domanda sì, più o meno, ma ti sei dato questo obiettivo in questa vita, quindi ci sono alcuni che proprio no e alcuni che proprio invece sì, lo possono fare, o sono tutte palle. Ma no, cioè non funziona così. No, No. non c'è, no. Quindi Eva può trovarla, ma anche C'è no. un gioco molto ampio, con mille variabili, Nel cioè non è così senso, lineare come lo stiamo infatti, dicendo adesso. è tanto New Age, la maledetta New Age che ci mette Eh, sempre lo zampino. Cioè, quello che voglio far capire non è che comunque Eva ha questo come obiettivo, se l'è posto, no? L'obiettivo è anche quello della fiamma. Quindi lei ha iniziato la sessione con 20 fiamme, adesso chiude con 8, ma tanto lei ci arriva perché questo è il destino. No. no, Può anche trovare la fiamma, l'ultimo scalcagnato che manco ci pensava, che manco sa cosa sia, e che la trova. sì, sì, è vero. Quindi buttatele tutte queste robe della New Age e guardatevi un pochino allo specchio, Mm, intensamente, in profondità, sì. profondità. Ricordatevi tante alcune nostre sessioni, una si intitola Dio, andatevela a rivedere più volte. Mm. Conosco una persona che se l'è messa con la copertina come sfondo del telefono e gli sto ancora chiedendo i diritti perché l'ho fatta io quella. Va bene, messaggio finale. E da dove comincio? Che voglia, che entusiasmo. La sento proprio tutta bella frizzantina, ecco, friccicarella che vuole friccicarella. Vabbè, la zona è quella.
e che vuole pronto iniziare questa nuova vita, questa nuova consapevolezza. Mhm. Messaggio all'amica. Forever and ever. Cosa fanno i genitori, i figli, l'ex marito, l'ex di quando aveva 18 anni e l'amica nel cinema? I genitori si guardano fra di loro sbalorditi. I figli, non so, con un senso quasi di stima incredibile, ecco. Vabbè, l'amica, tutto un trionfo, insomma, no, un'esultanza. E poi vedo anche alcune persone con cui lei aveva in qualche modo fatto gruppo, si era scambiata delle opinioni, no, riguardo al mondo spirituale, eccetera, eh, che sono come sorprese, no, dall'aver compreso alcune cose e quindi molto grate a Eva. Ok, colore finale? Ma me ne dà due, sia il blu che il rosa. Blu e rosa, che sono il maschio e la femmina. È vero. Che sono il maschio e la femmina. Perché lei desidera, in fin dei conti, molto questa cosa delle fiamme, l'unione delle fiamme, sì, sì. Ehm, la PS è sempre Federica e la P è Sì, sempre Coriandolo. sì, Una è blu e una è rosa. sì, 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 la PS è rosa. E Coriandolo è blu. Mm. Va bene. Disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.